Ciao, oggi realizziamo questo elastico per capelli a forma di fiorellino che è perfetto per quando andiamo a fare lo chignon perché poi lo mettiamo attorno e crea appunto tutti questi petali attorno ai capelli. Per realizzarlo ci servirà del filato tipo ciniglia, io l'ho scelto in due colori, volendo si può fare anche monocolore, però così aggiungiamo un po' più di dettaglio. E un uncinetto numero 4 e un elastico. Iniziamo subito. Prendiamo il nostro elastico. Io quello che vi ho fatto vedere l'ho fatto col centro viola e il bordo giallo, questo lo farò centro giallo e bordo viola, anche più che altro perché è un filato che si vede un pochino di più, altrimenti vi dovrei far vedere i punti con un filato troppo scuro. Allora, partiamo, facciamo il nostro cappietto. Una volta fatto il nostro cappietto lo togliamo dall'uncinetto, entro nell'elastico con l'uncinetto, metto il cappietto e lo faccio passare in questo modo. Una catenella inglobando l'elastico. A questo punto vado a fare altre 5 maglie basse per un totale di 6 punti di base. Mi porto dietro anche il codino di avviamento, così poi, anche perché in questo progetto tagliare i codini, soprattutto con questo filato, è un po' complicato, quindi se li fermiamo durante la lavorazione ci togliamo gran parte del lavoro. Quindi entro in questo modo, tiro fuori, maglia bassa, entro, prendo dentro il codino, tiro fuori, maglia bassa e siamo a 2, 3, 4 e 5 più la catenella iniziale che abbiamo fatto per avviare il lavoro, siamo a 6 punti di base. A questo punto vado a fare 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Queste 3 catenelle ci servono per girare il lavoro, quindi giro, carico il filo 2 volte perché andiamo a fare una doppia maglia alta, entro nel primo spazio che trovo, quindi questo qua subito attaccato alle 3 catenelle, tiro fuori, faccio passare 2 asole, ho ancora 3 asole sull'uncinetto, carico il filo, tiro fuori 2 asole e tengo queste 2 asole sull'uncinetto. Carico 2 volte il filo, mi sposto nella maglia successiva, entro, tiro fuori, faccio passare 2 asole, carico il filo, faccio passare 2 asole, tengo l'ultima sull'uncinetto e siamo a 3 asole. Ripeto questa operazione fino a quando non avrò finito i miei 6 punti di base, quindi avrò 6 doppie maglie alte e 6 asole sull'uncinetto. Quindi 4, 5 e 6. A questo punto ho le mie 6 asole sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutte e 6 le asole in un unico punto. Taglio il filo e chiudo con una maglia bassissima, in questo modo. Tiro un po', non mi preoccupo della codina perché poi andiamo a nasconderla col bordo. Una volta fatta questa operazione dovrò farla per altre 4 volte perché così avremo i nostri 5 petali. Una volta finiti i nostri petali saremo in questa situazione, quindi abbiamo tutti i nostri petali con tutte le nostre belle codine sopra. A questo punto andiamo a fare il contorno. Faccio sempre il mio cappietto, quindi col mio colore a contrasto, così, entro in un punto vicino a un'attaccatura del petalo così poi la chiusura si vede meno, entro, metto il mio cappietto, stringo un po' e lo faccio passare, una catenella. Adesso vedete che questo qua, questo primo petalo è formato da 3 catenelle, quindi entro in ciascuna catenella, mi porto dietro anche il codino di avviamento e faccio una maglia bassa, una,
2, 3. Dopodiché ho la catenella di chiusura, sempre portandomi dietro il più possibile il codino, e dopodiché scendo, vedete, qua dentro ho il corpo della doppia maglia alta che è formato comunque da delle specie di catenelle, quindi entro, mi porto dietro a questo punto anche il codino della punta del petalo, in modo che poi ci portiamo dietro più roba possibile, in modo che poi i tagli e i punti esposti siano meno. Entro nell'asola della doppia maglia alta, entro nell'asola della doppia maglia alta. La cosa importante qui è non entrare così, cioè dentro proprio alla maglia. Vedete che qua si crea il buco, questo qua c'è un buco della maglia, non dovete entrare qua dentro, dovete entrare proprio dentro all'asola. E procediamo in questo modo. All'attaccatura mi sposto direttamente all'attaccatura del petalo successivo, così. Di qua di nuovo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, ho la catenella della chiusura e di nuovo le asole della maglia alta, doppia maglia alta, e procedo in questo modo per tutto il giro. Vedete che pian piano dietro si creano queste codine qua, che queste, vabbè, una volta inglobate potrete tagliarle tranquillamente. Arrivati alla fine chiudo con una maglia bassissima. A questo punto posso tagliare il filo e vado a nasconderlo. Una volta sistemati tutti i fili, questo è il risultato finale. Adesso vi faccio anche vedere come viene poi indossato. Come sempre vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un tutorial e come sempre di lasciare un like o un commento per farmi sapere se vi è piaciuto. Grazie e ciao!